Io adesso mi trovo a Noto, in provincia di Siracusa. Splendida cittadina Iblea, il suo nome si pensa derivi dal siculo Neas, modificato poi dai greci in Neton e dai romani in Netum. Originariamente essa fu fondata sul monte Alveria, diventando presto una cittadina fiorente, tanto che nel 903, sotto la dominazione araba, per la sua importanza divenne capitale dell'omonimo vallo, il Val di Noto. Con il devastante sisma del 1693, l'abitato conosciuto adesso come Noto Antica fu abbandonato e ricostruito ben 8 chilometri più in là, in chiave tardo-barocca. Per via delle sue bellezze architettoniche, distribuite lungo la città, Noto è stata definita la capitale del barocco ed è stata dichiarata dall'UNESCO nel 2002 patrimonio dell'umanità nel circuito delle città tardo-barocche del Val di Noto. Affascinanti da vedere sono le opere di Igor Mitorai, disposte sulla scalinata della cattedrale. In particolare si può ammirare Eros bendato, Dedalo, Eros alato screpolato, Icaro alato a sinistra e Icaria a destra, gambe alate. Piccola curiosità, il centro di Noto è stato utilizzato nel 1960 come set del film L'Avventura, diretto da Michelangelo Antonioni, e nel 2000 per la realizzazione del film Malena, diretto da Giuseppe Tornatore, girato sia nel centro storico che a Marina di Noto. Non molto lontano da Marina di Noto si può ammirare la foce del fiume Asinaro, che dopo un corso di 22 km sfocia presso la spiaggia di Cala Bernardo. Affascinante a Noto è l'Infiorata, evento spiccatamente primaverile con cadenza annuale che ha luogo in via Nicolaci, che per l'occasione viene ricoperta da un tappeto di fiori, raffiguranti disegni ruotanti attorno ad una particolare tematica. Nel maggio del 2019 l'Infiorata ha avuto come tematica i siciliani in America. Da non perdere è l'area di Castelluccio, un sito archeologico datato 2200 a.C., tra i siti preistorici più importanti della Sicilia. Qui sono state rinvenute tracce di un villaggio costituito da capanne, una necropoli con più di 200 tombe a forno adibite a sepolture collettive e una presunta area sacra situata in posizione dominante. La maggior parte sono tombe a prospetto semplice, anche se sono state trovate alcune tombe a prospetto monumentalizzato, con lesene o pilastri a tutto tondo. Famosa a tal proposito è la tomba del principe, con ben 3 pilastri a tutto tondo. Poiché la conformazione interna delle tombe è a forno, si pensa che questa fosse un'allegoria della rappresentazione del ventre materno, essendo che la spiritualità di questo periodo era legata al culto della Dea Madre e al tema della fertilità. L'eterno ciclo della vita e della morte emerge da 2 lastre tombali rinvenute nell'area, entrambe legate al concetto della fertilità e della rigenerazione. Una in particolare raffigura un atto sessuale nel pieno del suo svolgimento, che dà quindi la vita a un nuovo essere. Per la sua importanza culturale e archeologica, l'archeologo Bernabò Brea coniò il termine cultura di Castelluccio, espressione utilizzata tutt'oggi per designare l'antica età del bronzo siciliana. Interessante è anche il forte di Noto, costruito da Giovanni Landolina nel 1356 per controllare e difendere il territorio di Noto, che allora sorgeva sul monte Alveria. Abbandonato dopo il 1400 e danneggiato dal sisma del 1693, ad oggi è rimasto un arco di pietra all'ingresso, l'accesso alla torre, il basamento della torre circolare e le mura difensive. Affascinante nell'area è anche un oratorio rupestre conosciuto come la Grotta dei Santi, un unico ambiente costituito da un pilastro centrale. All'interno dell'ipogeo sono presenti numerosi affreschi di età alto medievale, come per esempio Santa Lucia, la Madonna con il Bambino e la Crocifissione.